Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Sagittario, tendenze energetiche generali, grazie. Per la prima parte di giugno, wow! E abbiamo la carta della morte. Amici del Sagittario, periodo di rigenerazione, periodo di tagli, probabilmente con qualche vecchia abitudine, con qualche modo di fare, potrebbe essere con dei pensieri magari, o per qualcuno si può trattare proprio di un taglio di una situazione magari lavorativa piuttosto che di una relazione. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Intanto, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto, ragazzi. Prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla, se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, come trovare l'ascendente, vi spiega le linee di tempo. Insomma, è una guida. Trovate poi anche il link che vi parla della sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con il mondo, il 10 di coppe, quindi sono comunque due carte positive, sono carte che ci parlano di chiusura cicli e di apertura a nuovi cicli che arriveranno poi di conseguenza. In realtà sono carte di compimento, come se vi volessero dire che c'è un risultato. La carta del mondo è proprio il raggiungimento di un obiettivo e normalmente parla di cambi veloci. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento magari a dei viaggi, per arrivare appunto a questo 10 di coppe che è quello che è il completamento. Tecnicamente è la carta della famiglia felice, della famiglia completa, ma completa da un punto di vista emotivo, come se fosse l'equilibrio familiare che dà la serenità, che dà la pace. Continuiamo poi con la carta dell'appeso al contrario, il carro, il 5 di bastoni al contrario, il 9 di spade e un 10 di spade. Notare che avete carte di chiusura ciclo qui e carte di chiusura ciclo qui. Io sento che nella prima parte di giugno ci sarà una rigenerazione, letteralmente, perché poi abbiamo anche l'appeso al contrario che parla di sblocchi. Si tratta solo di capire che direzione dare, dove andare o se si tratta di trasferimenti, dove trasferirsi. Mm. Molto presente il viaggio, lo spostamento. Le tre carte finali, ragazzi, le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal mondo, andiamo a vedere cosa riesco a dirvi di più. 3 di spade, 2 di pentacoli e 9 di coppe. Interessante perché abbiamo 9 e 10 di coppe. Allora, qui per molte persone c'è stata la chiusura di un ciclo ehm, con qualche situazione direi, perché comunque abbiamo un 2 di pentacoli, il 2 di pentacoli parla di qualcuno che cerca di tenere in piedi, potrebbero anche essere relazioni in effetti, ma si tratta più di situazioni. Magari per qualcuno erano due lavori, due questioni che stavate cercando di gestire e che comunque creavano un certo stato di sofferenza, ma sento che per molte persone era per appunto raggiungere un obiettivo, raggiungere una sorta di sogno. Andiamo a vedere 10 di coppe. Re di pentacoli, 2 di bastoni e re di spade. Wow! Dritti verso la vostra meta. È come se aveste raggiunto o state per raggiungere un certo tipo di potere personale e potere mentale. Avete il re di pentacoli e il re di spade. Allora, per qualcuno potrebbero essere due personaggi. Se per voi, per esempio, vibrasse come una stesa di lavoro, ehm, può essere, ragazzi, il gruppo, il 10 di coppe, rappresentare una sorta di completamento che vi dà la possibilità di guardare al futuro. Tenete presente che quando c'è un re di pentacoli si parla di una persona che potrebbe arrivarvi in aiuto e il re di spade è una persona che
normalmente ha a che fare con la mente, quindi o è una questione di programmi, di fare tipo delle liste, degli obiettivi da raggiungere, mettere nuove regole se vogliamo, visto che comunque abbiamo la morte, si parla di trasformazione. O potrebbero essere queste due persone che si stanno cercando di gestire, mi viene anche da dire. Persone o situazioni, insomma. Andiamo a vedere l'appeso al contrario, andiamo a vedere cos'è che si sblocca. Un altro re, questa volta di coppe, e un 10 di pentacoli. Sì, fortemente, potrebbe avere a che fare con qualche situazione familiare, devo dire. È come se ci fosse una sorta di compassione da parte vostra, o per la situazione, o per la famiglia. Vi dico, il 10 di pentacoli quando è al contrario, molte volte fa riferimento a una rottura di certi equilibri piuttosto che a un contratto che magari salta, qualche tipo di equilibrio stabile che viene un po' incrinato. È come se ci fosse qualche cosa che cambia, probabilmente appunto dovuto alla morte, e c'è bisogno di particolare delicatezza da parte vostra in questo periodo nei confronti delle persone coinvolte. È interessante perché avete tanti re. Andiamo avanti, vediamo cosa vi dice con il carro, poi vedo se riesco a darvi altre informazioni aggiuntive per questi re. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un 7 di spade. Sette di spade parla di proiezioni, parla di avidità, parla di qualcuno che è disposto a tutto per ottenere quello che vuole, e potrebbe essere proprio questo cavaliere di spade. Ragazzi, ehm, qui sento che è come se ci fosse. Può anche essere che ci sia una sorta di collaborazione che vi porta dal 9 al 10 di coppe, però ho come la sensazione che qualcuno potrebbe anche ehm, tendere un po' a forzarvi. Cercate appunto di avere compassione di questa persona, nel senso di cercare di capire perché questa persona ha fretta o perché vuole stringere degli accordi in un certo modo. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Regina di pentacoli al contrario, un'altra figura femminile, gli amanti. Mm. Allora, gli amanti può parlare di diverse cose. In questo caso ho come la sensazione, ehm, ragazzi, che si tratta di una scelta da dover fare, Come se qualcuno nella seconda parte di giugno fosse stanco o stanca di quelle che sono le discussioni, di quelle che sono i disaccordi, i diverbi, come se ci fosse una sorta di stanchezza nell'essere sempre in competizione. Ricordo che partiamo da un 3 di spade. Andiamo a vedere il 9 di spade perché ho come la sensazione che abbiate avuto un'idea, un sogno, e per cercare di mantenerlo, di portarlo avanti, vi siete un pochettino incastrati, incastrate. Quindi adesso il problema è da che parte vado, come mi muovo, come gestisco la situazione. E qui probabilmente si tratta di fare una scelta, di prendere in mano voi le redini della vostra vita, perché qui la regina di pentacoli è il contrario. Andiamo a vedere il 9 di spade. 9 di spade, mi sembra giusto. Mm, diavolo al contrario.
E 4 di coppe. Ragazzi, io ho la sensazione che, soprattutto nella seconda parte della lettura, quindi seconda settimana di giugno, ehm, l'aria sarà un po' pesante, non ve lo voglio negare. Scusate, perché avete comunque 2 volte il 9 di spade e soprattutto avete questo diavolo e anche il 4 di coppe al contrario. Come la sensazione che ci sia qualche cosa legato al passato, per cui vi state continuando a preoccupare, che però in realtà è come se fosse qualche cosa che non c'è già più, ma voi vi sentite condizionati, oppure è come se non vedeste un condizionamento. Io credo che faccia parte di questo 7 di spade. Qualcuno sta dicendo delle bugie a se stesso ed è a causa del proprio ego. Tenete presente che quando c'è un 4 di coppe si parla di ferite da rifiuto, ferite d'abbandono, che probabilmente vi condizionano ancora ad oggi la vita. C'è bisogno di rigenerare questo tipo di atteggiamento, ragazzi, perché è un po' come se vi portasse a raccontarvi delle bugie. Cioè, io accetto certi tipi di comportamenti, certi tipi di sofferenze, perché ho paura di essere abbandonato, ho paura di essere rifiutato. Quindi questo tipo di paura, quando non è elaborata, porta a fare, ad accettare cose, situazioni che normalmente magari un'altra persona non accetterebbe. Questo è un esempio, eh? Poi ognuno di voi applica il diavolo alla propria realtà come più risuona, lo dico sempre. Andiamo a vedere il 10 di spade. 7 di pentacoli e la forza. Ho come la sensazione che vi dicano di aver pazienza con questo 7 di pentacoli, perché primo il tempo cura, secondo avete bisogno di chiudere questo ciclo e essere generosi con voi stessi, trovare la vostra forza interna, la vostra forza morale. Fatemi sapere come vi risuona, perché il periodo di rigenerazione riguarda la prima metà, dove comunque io vedo che già c'è un inizio molto positivo, però è come se vi perdeste un pochettino per strada. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che cos'altro posso dirvi. Wow, l'isola del tesoro, carta numero 9. Vi ricordo che nei tarocchi la carta numero 9 è la carta dell'eremita, che è la carta dell'iniziazione, di colui che sta avendo un'iniziazione, e il muoversi, il dirigere, il dare una direzione alla propria rinascita è proprio quello che andrete a fare. Ma è come se ci fosse qualche ricordo di qualche dinamica vecchia che vi appesantisce un pochettino. Però appunto abbiate pazienza perché il tempo cura. State comunque andando verso quello che è l'isola del tesoro e tenete presente che qui avete una tartaruga che comunque nuota. Nuota, l'acqua è collegata ai sentimenti, alle emozioni, la tartaruga va lenta, no? Come se vi dicesse anche qui. Oh, ma ce n'era un'altra sotto. 3 di pentacoli. Sì, ripeto, è una cosa lenta. È una cosa lenta ma porta a dei risultati, porta a... Guardate, il fatto che non si veda subito il risultato, che è una cosa dell'ego, volere tutto e subito, non vuol dire che il risultato non stia arrivando. È un po' come la sento così, perché è come se il processo qui fosse lento, ma ci si costruisce, cioè ci si porta dietro il proprio tesoro, il proprio bagaglio. È come se si andasse verso un, mi viene da dire un tesoro maggiore, perché già qui voi avete un tesoro e lo vediamo qua all'inizio. Ve lo state già portando dietro, l'avete già trovato e vi state semplicemente spostando come per o metterlo al sicuro o espanderlo.
come se aveste acquisito una sorta di consapevolezza. Tenete presente che quando c'è la carta dell'appeso, molte volte si parla di perdono e riuscire a perdonare è un dono, ragazzi, vi libera dal karma. Cari amici del Sagittario, io spero che la lettura vi sia stata utile per navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con l'iscrizione, con una donazione, con l'abbonamento. Ci sono un sacco di modi per poter supportare il canale e voglio anche ringraziare le persone che continuano a sostenere il canale, quindi grazie. Se volete integrare questa lettura con quella del lavoro, potete trovarle nelle playlist, sono video già pubblicati. Io vi ringrazio di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!